Bienvenidos a Valencia! Sono qui per una missione molto importante: esplorare questa bellissima città spagnola, assaggiare tantissimo cibo tradizionale e visitare i principali punti di interesse, anche quelli gratuiti. Inoltre, vi darò alcuni consigli utili su come visitare la città in modo organizzato per qualche giorno. Qui sono nella Piazza de la Reina, la piazza principale di Valencia, e da qui partirà il mio tour esplorazione di questa città, dove vi farò vedere cosa si può fare gratis, cosa mangiare a Valencia e cosa vedere in 3 o più giorni. Dopo aver passato una notte insonni in aeroporto, arrivati a Valencia abbiamo preso la metro linea 3 oppure linea 5, siamo scesi alla fermata di Sativa, a 10 minuti a piedi dal centro città. Partiamo dalla colazione ovviamente. Farton, dolce tipico valenziano, caffè espresso italiano, l'orciata, anche questa è una bevanda tipica valenziana, è simile alla nostra orzata. Questi sono i churros che vanno intinti sulla cioccolata calda. Sono partito nell'assaggiare l'orciata, bevanda molto particolare e ha un gusto non definito. Non saprei. Assaggiamo il churros imbevuto su cioccolata calda. È una botta di zucchero. Bomba, sì. Passiamo al Farton, panetto leggerissimo, ma sembra del pane normale con un po' di zucchero a velo sopra, però. Museo dei Soldatini di Piombo che con la Tourist Card si ha lo sconto sull'ingresso da 8 a 5 euro. Ora è il momento di assaggiare la paella valenziana. L'ho presa in una rosticceria, il Rice Paella, l'ho trovata anch'io su Google e l'ho scelta in base alle recensioni. Allora, questa porzione costa 6,50 €, proviamola. Bella unta e si sente anche la crosticina. Poi guardate, questo deve essere il coniglio, si spezza, quindi è molto tenero, buona buona. Ogni singolo ingrediente si sente proprio che è di qualità, cioè assurdo. Le recensioni non hanno mentito. Quindi se venite qui a Valencia, anche a un prezzo veramente economico, 6,50 €, vedete? Ah, lo sto mangiando col doppio cucchiaio, non me ne sono accorto. C'è i pezzettoni di carne e fai un pasto completo. Passate da Rice Paella. Stasera cenetta tipica del Venezuela. Con questa caciapera, che sarebbe praticamente un impasto con uova, farina e all'interno al formaggio fuso e carne di manzo. Ci sono vari ingredienti, io ho scelto questo. Il luogo dove trovare cibo sicuramente è il Mercat Central. Qui si può trovare qualsiasi tipo di cibaria. Adesso noi stiamo cercando qualcosa con cui fare colazione. Come in tutte le altre città spagnole come Barcellona, Alicante, si trova di tutto, dalla frutta alla verdura, al pesce, alla carne, ai dolci, frutta secca, todos. Iniziamo con un caffè espresso, lo chiamano caffè solo qui, qualcosa di atipico, non spagnolo. Adesso proseguiremo con la vera e propria colazione, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Comunque caffettini a 1 euro. Abbiamo preso una valanga di cose da mangiare a 15 euro. Qui ci sarà la colazione e il pranzo, ora vi mostro tutto quanto. Come vi ho fatto vedere nell'altra colazione, direi di iniziare dal Farton. Testiamo questo qui del mercato. Oggi lo proverò al cioccolato. L'impasto mi sembra molto simile a quello di ieri, ma il cioccolato dà quel tocco in più e diventa tutta un'altra cosa. È morbido ma allo stesso tempo croccante appunto giusto, e il filo di cioccolato dà sicuramente un tocco in più. Questo lo pucciano nell'orciata, la bevanda di ieri, che non mi è piaciuta molto. Costo del Farton al mercato 1,50 €. Proviamo quello alla crema. Questo alla crema è buonino, però vi consiglio quello al cioccolato senza ombra di dubbio. Jim Cioccolato Forever. Questo è uno di quei dolcetti che vanno giù lisci, perfetti. Cioè, non è grasso, non è unto e lo si mangia che è una favola. Passiamo a questo altro dolcetto, non so il nome, sembra molto dolce. Strazuccherato. All'interno ha una sorta di confettura, sembra marmellata oppure addirittura gelatina. Troppo zuccherato questo. Questa bella pizzetta è al pane con noci e uvetta. Testiamola. Questo è buono. Il prezzo di questa bomba 1,50 €. Mi ricorda un po' i dolci sardi. Vero. Uvetta, noci, impasto anche abbastanza cremoso, croccante. Questo pucciato nel caffè latte è estasiante, consigliatissimo. Lo trovate con nome pane alle noci in spagnolo. Il salato lo vedrete più tardi. È bello che ci siano ancora dei mercati così grandi, dove si respira ancora un'aria antica, come i vecchi mercati
delle città, anche dei paesetti, dove si trova un po' di tutto e i prodotti sono veramente di qualità rispetto a quelli che trovi magari nei supermercati, nei negozi di grande distribuzione. Le pentole per la paella e il sottopentola per le padellone della paella. Se verrete qui a Valencia vi consiglio di fare la Tourist Card. In base ai giorni che starete qui la potrete fare da 24, 48, 72 ore, eventualmente anche ricaricarla se starete di più. Ed è molto conveniente perché al costo di 22,5 € hai praticamente i trasporti illimitati, quindi metro, treno, bus, in tutta la città di Valencia. In più sono inclusi anche 2 aperitivi con birra o vino e tapas, con dei locali associati che troverete nel sito da dove l'acquisterete. Ci sono vari siti che la vendono, noi l'abbiamo presa da Visit Valencia, poi ce ne sono molti altri, e l'abbiamo comprata online e l'abbiamo ritirata una volta arrivati all'aeroporto di Valencia col codice che ci è arrivato per mail, quindi molto ma molto comodo tutto il processo, vestiti a 1-2 euro. Questa è la casa più stretta d'Europa, 107 centimetri. Non saluta. Questa è la cattedrale di Valencia, di fronte a Plaza de la Reina. È famosa perché all'interno è conservato il Santo Graal, il calice con cui Cristo fece l'ultima cena. Che razza di edificio! Wow! Quando camminerete per Valencia, in molti posti sentirete un tac tac tac. È l'appiccicaticcio che sentirete nelle vostre scarpe quando camminerete. Plaza dei Collegi del Patriarca. Tante persone venderanno i biglietti della lotteria europea, cosa molto tradizionale qui in Spagna, dove tanta gente cerca la fortuna direttamente per strada. Bagni pubblici completamente gratuiti, puliti, cosa veramente inusuale nelle grandi città. E il parco principale di Valencia, che alla fine raggruppa tanti parchi diversi, è veramente enorme. Si tratta del parco del Turia, praticamente nasce sul vecchio corso del fiume Turia. Qui hanno costruito veramente un parco lunghissimo. Per percorrerlo ci vogliono dalle 2 ore e mezza, penso. Una cosa incredibile. Qui è veramente un momento dove puoi fare una siesta, mangiare qualcosa, fare sport, correre, rilassarsi, leggere un libro. È veramente grandissimo. È ora di pranzo, ho recuperato il pranzo sempre al mercato centrale. Bocadillo con mozzarella, pomodoro e acciuga, 1,50 €. Iniziamo da questo. Il pane non è male, poi 1,50 € un panino così non lo trovi da nessuna parte, penso. Molto economico e buono. Nulla da dire, non è eccezionale ma neanche malvagio. Ora tocca il classico jamón iberico, prosciutto crudo iberico con formaggio. Altro food tipico è l'empanada, in questo caso è ripiena di pollo, croccante, buona. Oltre a pollo a qualcos'altro, forse delle verdure. L'impasto è fatto anche con semini di sesamo e gli danno quel tocco in più. E dopodiché mi ricorda un pollo casareccio, come fatto in padella, è molto buono. E nel giardino del Turia puoi camminare quanto vuoi, è uno dei parchi naturali urbani più grandi della Spagna. Infatti è lungo anche 9 km, tanta gente ci va in bici, anzi forse in bici è il modo migliore per visitarlo anche più rapidamente. E la cosa che mi sta stupendo di più è che Valencia è veramente avanti da questo punto di vista, include tantissimi punti verdi, parchi, giardini, si possono trovare anche dei campi da calcio, gente che corre, gente che si allena. Il fatto che ci sono così tante possibilità all'aria aperta è dovuto soprattutto perché a Valencia ci sono 320 giorni di sole all'anno. È una delle città in Europa dove c'è più sole, la temperatura è mite per quasi tutto l'anno, quindi è una conseguenza. Ci sono degli accampamenti per senza tetto in questa zona, sotto questo ponte, tutta una serie di letti, anche tavoli con sedie. Parco Gulliver, attrazione per i più piccoli. Oh, ecco qui un parco dove fare finta di allenarsi e vai! Anche in Spagna fanno dei parchi per allenarsi all'aperto, completamente inutili per allenarsi. Ci stiamo avvicinando a una delle zone più importanti di tutta la città, una delle zone più moderne, più futuristiche. Arrivati alla città delle arti e delle scienze, complesso di edifici. Abbiamo il Palazzo delle Arti, l'Hemispheric, un grandissimo cinema, poi il Museo delle Scienze dove facciano degli eventi di musica, e l'Oceanographic dove c'è l'acquario più grande d'Europa.
assurdo come siano costruiti questi edifici. Ti immerge proprio nel futuro. Wow, sembrano delle mega navicelle spaziali ancora posate a terra, pronte per il decollo, e sono tutte circondate da queste piscine con acqua limpidissima. Mi ricorda un sacco Futurama, con questi ponti e le macchine sembrano sospese quasi nell'aria. Siamo entrati nel Museo della Scienza. Jardins del Real. Ora stiamo un po' soffrendo la camminata, abbiamo fatto più di 25.000 passi e tutte le panchine che ci stanno guardando ci stanno dicendo venite qui con me. Aperitivo time con patata bravas, una specialità. Pan con tomate, pane con la salsiccia iberica. Devo dire che la salsa è bella piccantina e saporita, fa apprezzare molto queste patate bollite. Assaggiamo il pan con tomate, alla fine si tratta del pane con una salsa di pomodoro loro. È un'istituzione spagnola e devo dire che è pane con pomodoro, nulla di più. Salame di ottima qualità. Altro luogo da vedere gratis è la Stazione del Nord. Giorno 3 lo dedichiamo a una giornata in spiaggia, giornata relax. Ci sono delle spiagge bellissime anche qui a Valencia. Adesso andremo a vedere la più importante, però intanto stiamo camminando sul lungomare ed è veramente molto spazioso. Spiaggia lunghissima e larghissima. Mi ricordano quelle di Bibbione. Viale con palme. Se sei un camminatore o una camminatrice, sicuramente a Valencia ti puoi sbizzarrire quanto vuoi tra parchi, centro storico, spiaggia. Puoi camminare quanto ti pare, ma allo stesso tempo, se non lo sei, i mezzi sono veramente molto efficienti. Dai bus alla metro ai tram ti collegano in ogni parte della città in qualsiasi orario della giornata. E tutte queste casette colorate sono le case dei pescatori. Una serie di campi da beach volley, la playa della Malva Rosa. È talmente grande che puoi avere tutto lo spazio vitale che vuoi. Quindi non c'è problema di affollamento, quindi direi ottima cosa. C'è anche la possibilità di ombrelloni e lettini e anche spiaggia libera, come in Italia. Dolce lavapiedi gratis e di nuovo anche bagni gratis, cosa da non sottovalutare. E anche cestini piazzati ovunque. Il mare è questo. L'acqua è un po' marroncina, ma è dovuta sicuramente anche al cielo offuscato dalle nuvole, quindi non si può dare un giudizio effettivo sulla qualità del mare e dell'acqua. Sangria è tanta roba, aromatizzata, fresca, non male dai. Vino con tapas inclusi nella tourist card, eccolo qui. Non mi trovo in America, ma in Spagna, in un centro commerciale, vendono anche le armi, fucili. Questa cosa non me la sarei mai immaginata. Plaza dell'Ayuntament, siamo quasi nel centro storico di Valencia ed è completamente circondato da palazzi storici, veramente molto iconici, belli, con un'architettura molto particolare. Da buoni italiani abbiamo provato diversi caffè anche qui a Valencia e purtroppo, come si sa, caffè in Spagna, in altre parti d'Europa, in qualsiasi posto si vada, al di fuori dell'Italia, non si arriva minimamente a fare dei caffè all'italiana. Quindi cercando un pochino abbiamo trovato un posticino dove le recensioni sono a 5 stelle, Caffeino Manos. Qui sono specializzati nell'ice caffè. Ho preso un Coffee Crew e devo dire che era veramente molto ma molto buono. Caffè con ghiaccio, con caffeina alle stelle, più di una Red Bull, però aveva un gusto veramente speziato, particolare. Poi fanno altri tipi di caffè anche meno forti, però se volete bere un bel caffè, magari freddo quando fa caldo, questo potrebbe essere il posticino adatto. Per ora è tutto, ma vi aspetto nel prossimo episodio sempre dalla Spagna. Ciao da Jack!